Ciao ragazzi, qui Marchettino e come potete vedere dalla vetrata, oggi sono proprio qui, nel Tempio. Oggi ragazzi sono a Torino, nella concessionaria Ferrari di Rosso Corsa, perché no, purtroppo non sono qui per il rimpiazzo per le metre, anzi sono qui perché un mio amico oggi sta ritirando una macchina piuttosto speciale, la nuova 488 pista. Allora ragazzi, i primi metri a bordo della nuova 488 pista. Oggi infatti sono insieme ad Andrea Levi, presidente di Parco Valentino, perché l'ho voluto accompagnare in questa giornata piuttosto speciale per lui. Decisamente speciale, perché è sempre una mozione, ovviamente una nuova macchina, una nuova Ferrari. Questa è la pista, quindi rappresenta il massimo della tecnologia di Ferrari, anche in ambito proprio di pista, quindi di competizioni. È una macchina alleggerita rispetto al 488 normale, una meraviglia tecnologica, facile anche da usare poi in città, perché qua adesso siamo appena usciti dalla concessionaria, ma è alla dimostrazione che poi anche nel traffico se la cava bene, in attesa di arrivare in pista, perché tu sei un pistaiolo, sono curioso di vedere. Anche un pistaiolo, faccio da 5 anni il trofeo Ferrari Club Italia e questa nasce in particolare la Ferrari più idonea, probabilmente direi di tutta la gamma per andare in pista, perché è una macchina leggera e anche meglio diciamo dei 12 cilindri e grandi aspettative. Il debutto in pista sarà un po' più avanti, facciamoli fare 1 migliaio forse di chilometri e poi la proveremo in pista di sicuro. E ti chiamerò Marco, perché anche tu so che sei un bel piede pesante, perché ti ho incontrato in pista, ho visto i tuoi tempi e vai forte. Grazie. Vai veramente forte. La cosa bella è che so che hai una discreta collezione e le tue macchine non le lasci mai in garage, le metti su tanti chilometri e le porti praticamente ovunque. E sono sicuro che qui a Torino in tanti a breve vedranno questa pista per strada. Sì, appena presa, quindi direi un bell'oggetto che va a riempire le strade di Torino. Tanti amici verranno poi a giugno, durante Parco Valentino abbiamo diverse parate per le auto sportive, la President Parade, la Journalist Parade. Tra l'altro anche tu Marco farai una parata. Sarò presente. Quasi tutte le nostre parate sono gratuite, quindi è un punto d'incontro per i proprietari di supercar. E quest'anno avremo, ti anticipo ad esempio, le Bugatti, perché è il 110° anniversario quest'anno della fondazione, ma anche Pagani, Lamborghini, Porsche, Dallara, McLaren, Aston Martin, insomma le macchine più belle si incontreranno a Torino dal 19 al 23 giugno, di fare festa insieme in maniera sicura, però divertirci, incontrarci, condividere la passione. Il Gran Premio finisce poi alla Reggia di Venaria, una festa incredibile, un pranzo spettacolare e un momento di condivisione, ma anche con il pubblico, perché nel passaggio per le strade c'è sempre tanta gente che ancora fortunatamente ama vedere una bella macchina passare in strada. Non è il vuoto aspirato della 458 speciale, però a livello di sound non è male. Sì, penso che Ferrari abbia lavorato tantissimo sul sound, perché nonostante il turbo è sempre entusiasmante. Il sound è, per i proprietari di auto sportive, proprietari di Ferrari in particolare, è tutto. Sì. È tutto, e quindi qua c'è stato un ottimo lavoro, gli ingegneri Ferrari lo dicono, hanno lavorato molto e direi che hanno lavorato molto bene, perché tu sei un buon orecchio, magari percepisci ancora la differenza tra un turbo e un aspirato, ma insomma è molto simile al sound a cui siamo abituati e che piace. Sì, direi un bel sound, ha tutto, il cambio è incredibile perché doppia frizione, velocissimo, sono anche per me le prime sensazioni, quindi Marco stai vivendo con me veramente live. Le aspettative erano queste, il cambio eccezionale, te la farò provare perché so che ci tieni e sai come domarla e vedrai, il cambio è incredibile. Quanti chilometri siamo? 82, quindi siamo già fuori il rodaggio. Poi ci tiriamo qua a sinistra che c'è, prendiamo un bel curvone, c'è una bella S.
Me la stai un po' sciogliendo, giusto così. Te la sto slegando. Sempre una figata essere a bordo della Ferrari, questa è proprio una rispetto alla GTB mi piace molto questa impronta, molto più racing, con questi interni molto più spartani. Sento anche una minore insonorizzazione. Si sa proprio di leggerezza, che non abbiamo i tappetini, è tutto... Mi piace così spartani. Sì, sì. Tutto per salvare peso. Magari piacerà un po' meno a qualche signora, però secondo me se è sportiva apprezzerà questa essenzialità. Mamma mia che motore! E qua abbiamo toccato penso un G di accelerazione. È pazzesco. Un motore che ho apprezzato molto sulla GTB perché non ti dà neanche l'idea di essere un motore biturbo. Non ha i difetti tipici del turbo come turbo lag. No, direi che riprende già bene. E poi ecco, guarda, alla peggio con due palettine, Sì. sei subito nella marcia giusta. Il doppia frizione anche è stata una bella evoluzione, perché hai la marcia sempre preinserita, quella prima, quella dopo. Che calci che tira in cambiato. Sì. È arrivata la fucilata, l'abbiamo sentita. Penso che in pista potremmo fare bene con questo. Cosa dici, Marco? Potremmo c'è da divertirsi. limare qualche personale, penso. Guarda, secondo me Mugello questa può fare un bel tempo. Imola, Monza, tutte le piste tecniche e veloci penso che possa andare molto bene. Anche perché qui sotto c'è una gommatura importante, no? Michelin Cup 2. Sì, le Michelin Cup 2 sono migliorate moltissimo. E la gomma è importante ovviamente. Qui dobbiamo scaricare diversi cavalli, quindi. Un bel po' di cavalli. E la stiamo proprio, questa ragazza, no? La stiamo accompagnando in questo debutto in società. È bello, no? Beh, come primo debutto direi niente male, sono molto impressionato da questa macchina. Ecco, guarda adesso buche e tutto, però accettabili, ecco, comunque non è. E qua dove Ferrari è veramente incredibile, non è estrema, non è rigida, non è una tavola, è una macchina comunque che puoi guidare comunque nel traffico e poi diventa veramente. Sì, negli ultimi tempi Ferrari ha reso le sue macchine molto più sfruttabili a livello quotidiano. Sì. Ah, ecco, adesso ho messo la modalità a fondo sconnesso, quindi dire che sono già un po' più morbide. Il famoso tasto voluto da Michael Schumacher delle sospensioni un po' più morbide, perché lui penso che l'abbia inserito nella 430. Sì. Voleva tutto magari avere il cambio nella modalità, non so, anche CTS off, Sì. quindi più sportivo, così siamo oltre il race, ma con una taratura delle sospensioni un po' più morbide, e quindi dopo anche i clienti hanno apprezzato questo tasto. È già un primo approccio per rendere queste macchine più sfruttabili. Sì, e quindi i giri ci sono, un po' di persone le facciamo affacciare. Anche perché questa configurazione non passa proprio inosservata. No. Mi dicevi anche che praticamente di queste versioni più pistoliole le ha avute quasi tutte, come la scuderia e la speciale. Sì, che differenze sì. trovi come prime impressioni rispetto a questa? No, guarda, sì, hai detto bene, io ho avuto 480 scuderia, 458 speciale e questa, e la cosa sempre bella è che non c'è una cosa sola che mi viene da dire è migliorata, non c'è niente di. La speciale è già una macchina perfetta. Sì. Quindi guarda, come fai a migliorare una macchina perfetta? Come dire, ogni millesimo di ogni singola componente, un po' di motore, un po' di trazione, un po' di cambio è stata migliorata, cioè è un improvement su ogni singolo elemento, in questo caso anche di aerodinamica e di carico. Certo. Perché ecco, forse la più evidente è proprio lo studio aerodinamico che fanno. Il cambio poi, ecco, 430 scuderia non era un doppia frizione. No. Poi forse però ecco il sound più bello
qua torniamo allo spirato, deve comunque Sì, secondo me 458 sotto quel punto di vista la speciale non si questo batte. sì, il sound più bello è della speciale. Poi il design, forse metto proprio questa, a livello di design qua Flavio Manzoni, il designer Ferrari, ha fatto un capolavoro ogni volta, con tutti i vincoli che ha dei flussi aerodinamici o comunque ingegneristici, perché poi devono garantire un carico aerodinamico ovviamente non da poco, senza lettoni, perché Esatto. poi la grande differenza rispetto a Ferrari Porsche non ha mai voluto mettere appendici o cose estremamente visibili o anche volgari. Allora Marco, abbiamo fatto un bel giro in collina, l'abbiamo un po' slegata, prime sensazioni, ero troppo curioso di sapere. Emozionante. Cioè, per me essere sempre al volante di una Ferrari è un qualcosa di incredibile. È anche una sensazione per me particolare essere con te oggi che hai ritirato la tua nuova Ferrari e essere subito al volante. Avevo bisogno di qualcuno che sapesse come slegarla bene con una bella accelerata, perché io non mi usavo sinceramente. Sai quando chiami un amico che dici io non me la sento, io sarei andato un po' più leggero, devo essere sincero Marco, sul piede per i primi chilometri, e quindi alla fine ho la coscienza a posto perché l'hai fatto tu, non l'ho fatto io, però so che la sai portare bene, quindi va bene così. Forse sono anche più emozionato di te, non lo so. No, sono più molto emozionato e prima o poi era da fare, era da slegare, quindi prima slegata perché ne seguiranno diverse, dai, bene. Adesso che siamo arrivati a casa di Andrea, abbiamo messo a riposare la pista, ve la faccio vedere meglio nel dettaglio. Come vi ho detto, questo è solo un primo assaggio perché seguirà un test completo affiancato da Andrea in pista, e direi che è l'habitat giusto per tirare il collo come si deve a questa macchina. Configurazione devo dire stupenda, mi piace molto questo abbinamento classico rosso Ferrari con il cerchio oro abbinato alle strisce color oro. Con questo colore spicca subito all'occhio il contrasto con tutto il carbone, qui ce n'è veramente in abbondanza ovunque. Guardate qui dietro sotto lo spoilerino, bellissima questa fascia tutta in carbonio, per non parlare del diffusore tutto in carbonio, bellissimo. Adesso vi faccio vedere il capolavoro della pista. Eccolo qui, il vano motore della pista, anche qui guardate quanto carbonio, bellissimo da vedere. Qui abbiamo il 3009 V8 biturbo preso dalla 488 GTB ma aggiornato, e come vi ho detto adesso sviluppa 720 cavalli e 770 Nm di coppia. È un motore che ho elogiato quando ho provato la 488 GTB e non posso far altro che rinnovare i miei complimenti a Ferrari per questo motore. Secondo me sul commercio attualmente il miglior motore V8 biturbo che si possa comprare, perché per il modo in cui prende i giri, il modo in cui eroga la potenza, tantissima copia, ma quello che mi impressiona è il modo in cui sprigiona questa potenza, perché non è come il classico motore turbo che c'ha il turbo lag. Qui hai un motore con così tanta potenza e così tanta linearità dai bassi fino al limitatore, una cosa che solamente Ferrari poteva inventarsi. Lo scarico è stato realizzato in Inconel, che è lo stesso materiale utilizzato per gli scarichi della Formula 1. Ciò permette di limare circa 10 kg rispetto allo scarico della 488 GTB, però il sound della speciale è un altro pianeta, molto più aggressivo, penso anche più coinvolgente. Qui purtroppo le turbine strozzano un pochino il sound.
Andrea, sulla tua pista c'è veramente carbonio a non finire, però sulla tua mi sarei aspettato i cerchi in carbonio, che sono una vera e propria novità per Ferrari. Hai detto bene, una vera chicca, sono disponibili, però come sai io voglio sempre le macchine subito appena uscite, e questo era un optional che comunque di poco ritardava un po' la consegna. E poi non ti nascondo che voglio ancora aspettare, nel senso, una grande novità, però secondo me devono essere ancora testati, sicuramente saranno ottimi, però mi fido più per l'uso che ne faccio io, sai, anche molto in pista, è una scelta forse più adatta, più prudenziale, però sì, si possono avere in carbonio e esteticamente sicuramente è un bel look. Fanno il loro effetto, però ahimè io penso che siano molto delicati. Immaginatele nelle nostre strade piene di buche. Anche quello, certo, poi sarebbero più delicate, quindi io le uso come sai, quindi sia in strade, le condizioni delle strade adesso forse non sono, ecco, da cerchi in carbonio. O l'ideale è avere doppio set, ecco, così non sbagli. Andrea, se c'è una cosa che apprezzo è che tu nelle configurazioni macchine noiose non ti piacciono, perché è un GT3 RS verde. Dall'ara gialla deduco che ti piacciono i colori sgaraggianti. Su queste macchine sportive sì, insomma, sono colori che ci stanno bene, perché sono molto, molto esasperati tutti e tre che hai citato, molto da pista tutte e tre. In questo caso poi in realtà sono stato un po' più tranquillo, il rosso è quello classico, però cerchi oro e strisce oro, che per me è un po' un ritorno alla configurazione classica delle Ferrari speciali, perché la mia prima 430 scuderia era così, idem la 458 speciale, quindi ho voluto continuare questa tradizione di avere le versioni speciali Ferrari 8 cilindri con cerchi oro e strisce oro. 430 scuderia poi era stato lanciato così proprio da Ferrari, quindi in realtà ho seguito quello che era il suggerimento creativo dei designer Ferrari quando hanno lanciato il 430, e l'ho portato dietro col 458 speciale e adesso con la pista. Andrea, io ti ringrazio per avermi reso partecipe di questa mattinata piuttosto speciale. Direi di sì. È stato un test breve ma veramente intenso e non vedo l'ora di vedere come si comporta la pista nel suo habitat naturale. Sì, un mesetto, facciamo appunto questo primo migliaia di chilometri e poi Mugello, cosa dici? O Imola? Mugello non è male con una macchina così. Macchina assolutamente pazzesca, come prime impressioni sono rimasto veramente a bocca aperta da questa macchina. Tu che dici? Ma è, guarda, un capolavoro di ingegneria, e quindi sì, una meraviglia, e lo portiamo in pista e vediamo i tempi. Bene, però bene. Anche solo a guardarla, guarda, è una grandissima soddisfazione. A me piace veramente tanto la configurazione, veramente. Secondo me è ben azzeccata. Congratulazioni. Bene, benissimo. Ti aspetto allora per la prossima occasione e soprattutto per la pista. Beh ragazzi, che mattinata decisamente entusiasmante. Io ringrazio ancora Andrea Levi per questa opportunità di essere uno dei primi a poter provare la 488 pista. E ragazzi, se è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non è ancora fatto, e come sempre grazie per la visione. Ciao!